non plus ultra delle Ferrari con il layout tanto caro al grande vecchio. Motore anteriore, trazione posteriore, 830 cavalli. E la possibilità di rimanere a tu per tu con ognuno di loro. È una macchina che non ti darà mai del tu, intimidatoria nel modo che più amiamo. Come è giusto che sia per questa categoria di Ferrari, tanto è elegante la normale 812 super fast, se vogliamo chiamarla normale, quanto è feroce e senza limiti la competizione. La competizione fa parte di quella ristrettissima cerchia di macchine che tutti i più grandi collezionisti avrebbero voluto comprare alla presentazione, e molti di loro non hanno avuto questo privilegio. Quando una macchina alla sua presentazione, mamma mia, viene accolta così, già sappiamo che vita e che futuro avrà. I suoi valori sono schizzati immediatamente alle stelle già per la versione chiusa. Una come questa qui, tailor made, aperta, ha raggiunto delle quotazioni fuori di testa. E giustamente, perché una macchina così io non so se sarà sempre possibile costruirla e di conseguenza comprarla. Ogni volta che esce un modello come questo, noi nostalgici un po' e impauriti del futuro un altro po', abbiamo sempre quella sensazione di The Last Dance, che non sappiamo mai se sarà l'ultima o no, se questo è un 12. Oh, che poesia! Continuerà. Dopo di lei ovviamente sappiamo è uscita la 12 cilindri, quindi fino a lì tutto bene. Parlavo di tailor made per quei pochi che non sanno che cosa voglia dire. Tailor made è un programma interno di Ferrari che ti permette di personalizzare la tua Ferrari al millesimo, quindi puoi sceglierti veramente qualsiasi specifica, prevalentemente estetica, ed è proprio il caso di questa 812 che appartiene alla Francorchamps Motors, una collezione incredibile di auto stradali e da corsa, nonché un grande team Ferrari che adesso corre ovviamente con la clamorosa 296, e il gusto di Stéphane, il capo di questa organizzazione la chiamerei, lo potete vedere già su questa 812 in livrea tributo 312B numero 4. Sapete benissimo, parliamo della Formula 1 di Jackie X. Ovviamente Jackie X, pilota belga, Francorchamps Motors, capite da soli che non è un caso quando queste parole sono precedute dalle 3 lettere SPA. Quindi diciamo che casa loro non è Maranello, ma sono macchine che se la passano abbastanza bene da quelle parti. Ho avuto modo di vedere qualcuna delle loro macchine, sia da corsa che stradali. Parliamo di una Formula 1 ex Raikkonen, parliamo di una 499M, lo ridico, 499M. Quindi non una normale 812 competizione aperta, ma un esemplare unico. Esteticamente molto curata, ma sapete benissimo che a me interessa più di ogni altra cosa sapere come queste macchine si comportano su strada, meglio se sulla mia strada. Questa qua è una puro sangue, è un termine che vogliamo usare, non so se è più il caso, però questa è davvero una puro sangue. Ed è una macchina terrificante nel modo più bello che possiate immaginare. Quando da una macchina scendi con le gambe e le braccia che ti tremano, anche se sei abituato a guidare queste macchine, vuol dire qualcosa. E per me vuol dire tutto, perché è una macchina di oggi, di adesso, ed è così emozionante nel profondo, cioè veramente quell'oggetto che tu guardi in garage e hai voglia, sì, ma anche quel timore reverenziale, giustamente, che si dovrebbe avere per 830 cavalli. E questa, se vi devo dire, ha tutte le cose che mi piacciono in una macchina. Il rumore, motore aspirato, tanta cilindrata, 6.500, tanto avantreno, un avantreno fortissimo, uno sterzo che ormai Ferrari non stupisce più per la perfezione dei loro sterzi e dei loro avantreni, ma attenzione a paragonare queste con le motore centrale, perché le motore centrale è un'altra categoria, lo sappiamo tutti che lì c'è bilanciamento, c'è equilibrio tra gli assi,
Qua parliamo di un motorone davanti e dietro, oltre al cambio, c'è un'altra cosetta non da niente. La 812 ha le sterzanti posteriori, che è una cosa che, attenzione a valutarla come un pregio immediatamente, perché lo è se è gestita come su questa qui. Su altre macchine le sterzanti posteriori sono state un po' un disastro. Qui è un capolavoro di dinamica e di piacere. Francorchamps Motors si è fidata di me e ci ha lasciato la loro meravigliosa 812, intanto che il team è a correre qui in Italia, e quindi eccoci qua. Posso già dire che è evidente che quest'auto abbia un'anima, e mi ha tremato un po' la voce, non solo perché la strada è un po' sconnessa e la macchina la copia sì, ma i limiti della fisica esistono anche per lei, ma anche perché vi giuro che è una di quelle macchine che non guidi a cuore leggero. E non è solo per il prezzo, ma quanto per il prezzo della tua vita, nel senso che ti dà quel genere di emozione lì, quella delle macchine di un po' di tempo fa. Ti senti sicuro se i controlli sono inseriti. Questa è una delle poche che ho provato per cui non consiglierei a nessuno di togliere i controlli su una strada come questa, anche a uno che guida forte, che guida bene. Da una parte è davvero vecchia scuola nel modo più bello, e così, se è così, ti dà veramente una soddisfazione impressionante. Su questa e su altre che Ferrari sta facendo adesso si respira davvero un'aria giusta. Il propulsore è di una potenza, di un carisma, di un carattere e di una prepotenza che è fenomenale. È quello che vuoi da una Ferrari. Io sono totalmente rapito dal modo in cui sfrutta le compressioni per avere aderenza. Ovviamente l'aerodinamica della competizione è completamente diversa da quella della Superfast. Qua si ha tutt'altro effetto al suolo, molto più schiacciata, soprattutto davanti, con la lunga appendice, con lo splitter anteriore che è molto pronunciato, e gli scavi dell'aria. È chiaro che la macchina digerisca molta più aria, e il bello è che le piace da morire schiacciarsi di più, quindi più vai scaldando le gomme perché sono grosse, soprattutto davanti, che è un po' un problema di tutte le macchine di oggi, se lo vogliamo chiamare problema. Tutto questo grip a temperatura un po' si paga quando la temperatura è ancora bassina, è normale, ma qui davvero ci metti un secondo e comunque la macchina di per sé potrebbe stare sulla carta stagnola e funzionerebbe lo stesso. Guarda qua! Non credo che esista una macchina così. So che la F12 Tour de France, la TDF, era un po' meno gestibile di questa qua. La prossima forse sarà migliore, ma la suddetta paura di cui parlavo prima non mi molla mai quando guido queste macchine. È sempre quella sensazione di addio che vorrei tanto non provare. Vorrei tornare a pensarla come la pensavamo fino a qualche anno fa, dove dicevi sì, bella, ma la prossima sarà ancora meglio. Devo dire che fino ad adesso è sempre stato così, quindi io spero che continuino ed ho fiducia che lo facciano, perché non so dove possiamo arrivare, cioè è davvero una poesia, ma una poesia tipo di Ungaretti, quel tipo di poesia. Non mi sto neanche a dire velocità massima, 0-100, di quella roba non ne parliamo più da anni, perché tanto ormai non serve che ve lo dica io. Ed è proprio l'esperienza sensoriale tutta che è quella giusta. Non è solo potenza, non è solo telaio, non è solo freni, sospensioni, sterzo, estetica. Qua è tutto. Ed è Ferrari fino al midollo. Che meraviglia! Non conosce sottosterzo nel momento in cui le gomme anteriori sono calde, e le sterzanti posteriori solo quando serve, cioè nello stretto si adeguano alla strada, al gas e all'angolo di sterzata. Ovviamente ti dà solo meno noie quando un'altra macchina sottosterzerebbe. Aiuta ovviamente il differenziale a lavorare alla perfezione. Già prima, già nella preistoria, i differenziali sulle Ferrari hanno sempre funzionato in un modo leggermente superiore agli altri, penso che possiamo dirlo senza grossi problemi. Quando Ferrari ha fatto la 430 con il primo e-diff, le altre stavano ancora arando i campi, letteralmente. Quando inizia a salire di giri e fa presto,
il rumore dell'aspirazione. Gli scarichi un po' te li perdi perché vai talmente forte che il suono non ci arriva da te. Vabbè, del cambio Ferrari neanche più a parlarne, penso che non serva, nel senso che sappiamo tutti che siamo prossimi alla perfezione già da un po' di anni, quindi figuratevi, ogni volta pensi di essere arrivato quasi all'apice, non credi che possano fare qualcosa di così migliore, invece ogni volta è drastico il miglioramento. Tra questa e l'F12, tra l'F12 e la 599, tra la 599 e la 575 e la 550, e andate indietro quanto volete, ogni volta ce la fanno. E attenzione, perché qui parliamo di 9500 giri al minuto, pronto? E tipo questi sono 7,5, cioè ce n'è ancora tanto. Se proprio dovessi trovare qualcosa che un po' mi convince meno, ma delle sfumature di cui magari si accorgerebbero veramente in pochissimi, lo sterzo quando inizierà ad andare veramente forte in curva ha dei momenti in cui è un poco impersonale, ma veramente parliamo di sfumature minime. Cioè l'unica cosa che andando un po' di più ho riscontrato e mi ha fatto un po' strano, cioè sembra come se a quelle velocità il sistema che gestisce lo sterzo si possa permettere di non darti alcune informazioni, nel senso che tanto a questa velocità non devi stare a pensare a questo, sembra che il suo cervello pensi questo e quindi ti tolga per un attimo un po' di sensibilità. Però il bello qual è? Che quella sensibilità ce l'hai tutta nel fondoschiena, quindi sì, le mani hanno un attimo così, ma parliamo, ripeto, di una sfumatura minima, solo perché me ne sono accorto e l'ho voluto dire, ma forse lo taglio anche questa parte dal video, sinceramente, perché la macchina è, non dico perfetta, ma quasi, e comunica anche quelle cambiate tanto care ad alcuni nostalgici, non a me, che rimpiangono il frizione singola per quelle botte di trasmissione nelle cambiate. Io, mamma mia, io quello non lo rimpiango assolutamente, però devo dire che su questa qua un po' di quella spinta, quel rientro di coppia che è dato dalla quantità di coppia non è male. Ti dà quella sensazione di violenza, non quella sensazione di alcune macchine che hanno quella funzionalità tipo race un po' posticcia, che irrigidisce tutto, dà più violenza in tutte le fasi. Quello non mi è mai piaciuto. Qua il race è funzionale, cioè la macchina si sveglia, capisce, ok, dobbiamo fare un certo tipo di attività oggi, benissimo, e lo fa. Se la metti in sport è adorabile della strada, non andando fortissimo, e in CT off e in ESC off è la violenza fatta macchina, e io lo sconsiglio per l'uso su strada. Il cliente normale deve usare questa macchina in race, CT off quelli un po' più bravini, perché in quell'altro pianeta dove si entra, quando togli i controlli di questa roba qua, attenzione, perché guarda qua, è veramente un missile, e ha una coppia infinita in qualsiasi marcia sei. Si è alzata da terra letteralmente. Cattiva, bella, esagerata. Che meraviglia, che meraviglia. Non che mi stia stupendo più di tanto. Un po' sì, perché non ho tutta questa fiducia nelle macchine attuali, ed è risaputo, ma quando fanno queste cose non sbagliano.